della prima metà del 400, citazione verosimilmente da Pitagora. Già questo è un elemento di grande interesse. E poi un altro operaio, un altro muratore che lavora con una scala a pioli, portando su questa scala una fila di mattoni sopra la spalla sinistra per la precisione. E anche qui quanti sono i gradini i pioli di questa scala? Sono 9. 9, numero appunto della gestazione, il 3 volte 3, e quindi il rimando anche alla numerologia dantesca che viene immediato, no? Visto che siamo, come tutti sapete, anche in tempo di anniversario, è giusto ricordare anche questo passaggio. Poi in definitiva queste notazioni quasi, verrebbe da dire con un termine mutuato dalla letteratura, veriste o comunque tecnico-realistiche dell'affresco. C'è questo ponteggio, scrive Vinicio, ad andamento verticale, in controtendenza rispetto a quella che era invece l'abitudine di fare salire il tutto insieme all'innalzamento dei muri. Questo è il motivo per cui ci sono le fessure che tutti noi ancora vediamo nei palazzi nelle costruzioni più antiche della Siena, ovviamente del centro storico, e che tanto incuriosiscono i turisti, che spesso non riescono a capire giustamente anche il perché di questi fori. Quindi c'è in questo affresco veramente un insieme, Vinicio ovviamente nel libro in queste 6 pagine aggiunge anche altri elementi. Io vi ho lanciato un paio di input, una coesistenza di realismo, verrebbe da dire con un termine ovviamente anacronistico, operaista, un po' alla Pellizza da Volpedo, con un approccio appunto simbolico, esoterico, veramente suggestivo e interessantissimo. Questo è uno dei motivi, ripeto, di interesse del libro. È difficile sceglierne 2, io appunto l'ho fatto per motivi ovviamente di tempo. E vi accennavo prima al secondo elemento, quello della disputa legata all'astrologia, concernente l'astrologia, fra Pico della Mirandola e il Bellanti. E qui appunto è interessante perché sostanzialmente il Bellanti, scrive a pagina 109 Vinicio, in qualche modo sublima l'astrologia come scienza divina, riprendendo l'impostazione della Docta Religio di Marsilio Ficino. La riserva soltanto a coloro che, liberatisi dai condizionamenti umani, si rivelano degni sì da essere iniziati a suoi santi misteri. Pico della Mirandola, figura come sappiamo straordinaria, invece aveva una posizione sostanzialmente in cui operava una distinzione fra l'astrologia speculativa, che lui definiva vera scienza, che cerca di conoscere gli effetti per le vere cause. Quindi l'astrologia speculativa era quella che in qualche modo andava messa con la A maiuscola, e l'astrologia divinatrice, la quale tutta consiste negli effetti che indifferentemente procedono dalle sue cause, maxime nelle cose umane che procedono dal libero arbitrio, eccetera. E che cosa diceva in conclusione di questa astrologia divinatrice, che è in qualche modo quella che anticipa quella che ancora nel senso più popolare è vista e presentata come l'astrologia? Diceva appunto, e lo riporta opportunamente Vinicio, l'astrologia divinatrice è tutta vana e non si può chiamare né arte né scienza. Quindi c'è una divisione, una distinzione netta e una condanna, direi una condanna senza veramente se e senza ma, dell'astrologia divinatrice
mentre invece c'è una esaltazione dell'astrologia speculativa. Vedete quanti spunti ci possono essere, in qualche modo anche attualizzabili, per quanto riguarda quello che voi potrete trovare in queste 120 circa pagine di questo libro, che poi è impreziosito da una serie di immagini. Ora, io ho parlato dell'affresco di Domenico Di Bartolo, ma ovviamente ce ne sono moltissime altre che lo rendono particolarmente anche apprezzabile proprio durante la lettura. Poi c'è un infine con Vinicio che conclude, come concluderò io: ora legge, 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 relegge, labora et invenies. Ecco, questo è il finale, e praticamente, detto questo, è un augurio alla lettura da parte di tutti i presenti. Ma intanto a leggere ora ci sarà Paola Lambardi, che leggerà quello che sarebbe stato l'intervento, come vi accennavo prima, di Marco Bussagli, che per motivi, ripeto, di lavoro non può essere presente stasera. Quindi facciamo un applauso di incoraggiamento a Paola, che no, a me no, perché poi ormai l'incoraggiamento è finito, ma ti lascio. Allora, titola l'intervento Pietre segrete, appunto Bussagli. Prolifico e instancabile, Vinicio Serino, uno degli studiosi più attenti agli aspetti nascosti e misteriosi della cultura e dell'arte non soltanto senesi, ha recentemente dato alle stampe questa sua ultima fatica, dedicata a un tema che gli sta particolarmente a cuore, quello dei significati delle architetture sapienziali. Uscito per i tipi dell'editore Luca Betti, con il quale Vinicio ha stretto un proficuo sodalizio, il libro affronta in maniera organica un mondo simbolico che non solo ha suscitato l'interesse di generazioni di studiosi, ma che ha avuto importanti riflessi sulla struttura della società di varie epoche, contribuendo all'evoluzione di queste nel lungo percorso della loro elevazione spirituale. Per quanto strano possa sembrare, infatti, una pratica così dichiaratamente materiale come quella di costruire edifici con fatica, sudore e forza muscolare anche animale, si è rivelata invece perfettamente adatta a produrre un apparato simbolico così sofisticato e profondo da poter essere elevato a vero e proprio modello cosmologico. Per tale motivo, l'approccio di Vinicio Serino, antropologo di assoluta qualità, è il più adatto per affrontare un percorso che non è soltanto di natura storica e neppure solo di tipo artistico, e che non prevede implicazioni meramente tecniche, ma tutte queste tre cose insieme, giacché sono legate tra loro dalla dimensione simbolica che le attraversa. In modo sistematico e intelligente, l'autore inizia la sua ricca esposizione ponendo l'accento su quel clinamen della storia che fu il passaggio dalla conclusione della funzione storica del grande apparato imperiale romano a quello ben più frazionato dell'Alto Medioevo, nell'ambito del quale si formarono le gemme di quella che sarà l'Europa delle nazioni. L'analisi di Serino è quella dello studioso capace di cogliere gli elementi peculiari di un così importante fenomeno che fece emergere le culture locali, le quali a loro volta si mescolarono con l'eredità dell'antico alla luce della nuova religio nutrita dalla verità della parola di Cristo. Grazie alla pratica architettonica, le forme basilicali dell'antichità si trasmutarono in quelle del cristianesimo, si pensi alla Santa Sabina a Roma, e figure come quelle dei quattro santi coronati, si pensi pure al monumentale tabernacolo di Nanni di Banco di Or San Michele a Firenze, divennero col tempo il punto di riferimento della libera muratoria antica, così come compare nel poema Regius,
il cosiddetto codice Halliwell, redatto nel 1390, ma collettore di pratiche sapienziali assai più vetuste. Quelle appunto descritte da Serino, che disciplinavano le attività delle antiche maestranze, definite in genere comacine, con chiaro riferimento all'area geografica del comasco, considerata il punto di origine per antonomasia, o quantomeno convenzionale, del fenomeno. L'amico Vinicio, però, prospetta anche la possibilità che il termine comacino vada collegato all'impiego di strumenti da parte degli operai che così sarebbero indicati come cum machinis, il che amplierebbe l'area di riferimento quantomeno alla Longobardia Maior. In ogni modo, è certo che Serino non si lascia sfuggire la dimensione territoriale del fenomeno, che non solo interessò l'Italia e le varie regioni italiche, da quella tirolese a quella campana, ma pure l'Europa. Si ponevano così, all'epoca di Rotary e di Liutprando, appartengono a loro i rispettivi editti del 643 e del 713, nei quali sono citate queste maestranze, le premesse per la fioritura delle pievi e delle cattedrali che avrebbero trasformato il panorama del vecchio continente, su cui sarebbe sceso un meraviglioso tappeto di pietra e da cui si sarebbe alzato un coro melodioso di preghiere. Ne deriva un viaggio alla ricerca dell'architettura divina, di una spazialità sacrale che discende da modelli di perfezione sovrumana, coniugando gli archetipi divini con l'aspirazione a riproporre una civitas Dei umana di fraternità e solidarietà sociale secondo l'ideale dei nuovi templi e delle cattedrali. Vengono così passati in rassegna gli edifici ispirati dal grande architetto, tabernacolo, tempio, arca, nonché gli archetipi dell'ars regia e i tre modelli naturali del costruire, la caverna, la tenda, la capanna. In epoca medievale moderna, dunque, la protostoria della massoneria si palesa sia sul versante dell'operatività, cantiere delle cattedrali, sia su quello dell'architettura filosofale. Questa panoramica, tanto puntuale quanto necessaria, ha lo scopo preciso di introdurre alla dimensione senese del tema, che in tal modo assume da subito respiro europeo. Emergerà così il giusto significato della devozione senese per i 4 santi coronati e verrà ricondotta alla prospettiva corretta la presenza delle doppie colonne annodate, dette anche ofitiche, che abbelliscono il portale d'ingresso della collegiata di San Quirico d'Orcia e il monumentale pulpito della pieve romanica di Gropina. Inevitabilmente l'attenzione dell'autore si sposta sulla cattedrale senese, sui suoi simboli, sulla sua cupola e su figure di spicco come quelle dello scultore Antonio Federighi, autore delle ricche acquasantiere, e su Alberico Aringhieri, operaio del Duomo e cavaliere di Rodi. Quello che è stato appena letto è l'articolo di recensione scritto da Marco Bussagli, appena ricevette il libro, per il Giornale dell'Arte, edito da Alemanni, che, a causa della pandemia però, non ha avuto ancora modo di pubblicarlo, ma che andrà presto sulle pagine web della versione online del giornale. Ho pensato, dice Bussagli, che poteva essere una presentazione adatta pure per quest'oggi, non potendo io essere qui con voi a causa di impegni di carattere accademico. La logistica di un'accademia delle dimensioni di quella di Roma, con circa 3.000 studenti, impedisce lo spostamento del calendario di esame una volta indicato e che nella fattispecie purtroppo ha collimato con l'incontro odierno. Naturalmente mi scuso e mi dolgo per questa coincidenza e allora affido a questo breve testo la testimonianza di tutta la mia stima per il professor Vinicio Serino, in quanto studioso e apripista di nuove prospettive di ricerca, al di là dell'amicizia che ci lega. In genere, quando ci si misura con la presentazione di un libro, si tende a farne il riassunto. Tuttavia, avendo demandato questo compito in minima parte alla breve recensione che avete ascoltato, penso di poter spendere alcune parole per riprendere qualche tema e illustrare,
sia pure in maniera succinta, il percorso scientifico dell'autore. Non è infatti sfuggito a Serino il legame fra la colonna ofitica e la dimensione salomonica di Jachin e Boaz, ovvero delle due colonne, simbolo di stabilità e fortezza, che precedono l'atrio del Tempio di Salomone e che tuttavia sono anche legate, le ofitiche, alla matrice sapienziale ed ermetica, nonché alle anse del serpente del caduceo mercuriale. Allo stesso modo, la riflessione dello studioso va a considerare la simbologia geometrica e numerologica che prende le mosse dal Timeo di Platone, di cui giustamente coglie le implicazioni in un affresco affascinante che non per nulla ha scippato l'immagine di copertina, come quello dipinto nel 1443 a Siena da Domenico di Bartolo nel pellegrinaio dell'ospedale di Santa Maria della Scala. Come nota Vinicio, a dispetto del titolo tradizionale, ossia La limosina del vescovo, l'opera rappresenta puntualmente un cantiere medievale, dove operai e carpentieri si avvicendano nella fatica della costruzione, giacché la parte destra della scena è dedicata alla descrizione dell'ampliamento dell'ospedale, che certo è implicitamente segmento non secondario della dimensione caritatevole delle elemosine. Personaggio centrale dal punto di vista narrativo e simbolico è, come spiega Serino, il capomastro intento a misurare con il compasso la circolatura del quadrante, che genera perciò la circonferenza, figura geometrica di Dio. Per arrivare a letture cronologiche così puntuali e illuminanti, l'autore ha affrontato un lungo percorso di ricerca, producendo nel corso degli anni una serie di opere che non solo rappresentano importanti punti di riferimento per la disciplina antropologica, ma anche innovativi spunti di riflessione per ulteriori indagini intorno a tematiche così intriganti. Partito dallo studio del diritto e arrivato a quello della storia della medicina, Vinicio Serino ha pure profonde competenze di tipo economico-finanziario che gli hanno permesso di osservare il fenomeno umano dai tre principali punti di vista. A questo punto si capisce il motivo per il quale abbia potuto insegnare discipline demo-etno-antropologiche, etnologia e sociologia della salute. Suo è un profetico studio sulle pandemie che ha anticipato scenari tragicamente a noi oggi noti. Evoluzione storico-antropologica delle pandemie, dalla peste di Atene alla spagnola, pubblicato nel maggio 2012 nella rivista Antropologia della Salute, rivista scientifica per il benessere dell'uomo e della natura, edita dall'Altra Vista di Marco Boatti e successivamente pubblicato come libro nel 2017 da Angelo Pontecorboli nella sua collana Studi e ricerche di antropologia. Attento osservatore degli aspetti socio-antropologici della scienza, dell'ambiente e del territorio, nonché dei processi economici e del lavoro, è membro del comitato scientifico della rivista Duns and Chipless, pubblicazione interdisciplinare in lingua inglese per lo studio architettonico, tecnologico e simbolico della forma cupola. Dal che è scaturita nel 2012 un'opera come Cupole nel tempo e nello spazio, un percorso antropologico tra simboli e architetture, miscellanea dei vari contributi di studiosi di tutto il mondo che si sono confrontati in un grande convegno organizzato intorno ad uno dei temi più affascinanti di tutta la storia dell'architettura. Non stupisce allora perché abbia potuto affrontare con competenza e sicurezza lo studio della cupola del Duomo di Siena, esempio sublime di simbolo ancestrale e archetipico che rimanda, attraverso la propria forma, da una parte all'idea del ventre materno e dall'altra alla tenda del cielo che copre il mondo creato da Dio. Come si vede, lo sviluppo degli studi pluriennali di Vinicio Serino è quello di un antropologo. È membro della gloriosa Società Italiana di Antropologia ed Etnologia fondata da Paolo Mantegazza, il padre nobile dell'antropologia italica, che affronta i vari temi frontalmente e dopo averli approfonditi con pubblicazioni
o anche attraverso i molteplici corsi universitari da lui tenuto, li connette insieme in una sintesi che sfocia in un'ulteriore pubblicazione, come appunto nel caso dell'ultima fatica dedicata a queste sapienze architettoniche che da secoli lanciano il loro muto eppure eloquente messaggio dalla Domus Mariae di Siena, Civitas Virginis. Allora ringraziamo di nuovo Paolo.